Adesso il professore Moroncini, SPOC 7, strategie di prevenzione. Grazie Laura. Buongiorno a tutti. È ovviamente un grandissimo piacere essere qui con voi. Ecco, questo è un po' il diagramma del nostro SPOC che è dedicato alle strategie di prevenzione, quindi vedete che ritorna questo modello circolare di una ruota e sono appunto i dati delle omiche, i dati clinici, i dati dell'esposoma, quindi l'esposizione all'ambiente e modelli computazionali che tutti insieme devono contribuire a, confluendo in questo imbuto, appunto a vergare nuove strategie di prevenzione. Io questa ruota con questo imbuto spesso la vedo quando la guardo come una mongolfiera, in realtà assomiglia un po' a una mongolfiera, quindi l'aspettativa è che come le mongolfiere che partono un pochino piano ma poi volano in alto e vanno lontane, noi riusciamo appunto nel lungo termine di questo progetto un po' particolare a sviluppare appunto delle strategie di prevenzione che cambino veramente il paradigma della prevenzione in Italia, perché ovviamente le strategie di prevenzione attuali sono tutte basate sul classico modello, un modello funziona per tutti i malati, e qui invece noi vogliamo sviluppare delle strategie individualizzate, come cercherò di dirvi poi, e quindi applicare appunto la medicina di precisione anche alla prevenzione, che sembra un concetto un po' strano, ma è quello in realtà che intendiamo fare. La massa critica è importante, siamo in tutto 68 ricercatori, cui 40 appunto quelli della massa critica iniziale, ma ne abbiamo reclutati 28, abbiamo 16 RTDA, 7 PhD, 4 assegnisti di ricerca e un PTA, e chiaramente fra questi PhD ci sono anche quelli del dottorato nazionale di medicina di precisione, in particolare i due che si occupano di medicina di precisione delle malattie rare sono qui con me e quindi poi avrete anche il modo di conoscerli. Noi di Politecnica Marca Ancona siamo appunto il leader dello SPOC, ma c'è una collaborazione molto stretta, in particolare con l'Istituto Superiore di Sanità, che vista la tipologia del progetto, quindi le strategie di prevenzione, è fondamentale perché è di fatto la loro competenza più fine, e quindi ci mettono a disposizione la loro esperienza. Poi abbiamo anche Università degli Studi di Catania, di Modena, Reggio Emilia, Foggia, Roma Sapienza, Alma Mater, Bologna, l'Università di Cagliari, e abbiamo anche IFO, IRE, quindi Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, quindi in quest'ottica appunto di colloquio nord-sud, sud-nord con il centro che coordina un po', come prima ci ha detto Andrea. Quindi lo scopo dello SPOC è quello di sviluppare nuove strategie di prevenzione personalizzate, e questo praticamente chiaramente siamo partiti ricercando dei nuovi biomarcatori di rischio individuale, quindi per lo sviluppo di neoplasie. Quindi c'è un Work Package 1 che è dedicato fondamentalmente a nuove strategie di prevenzione in ambito oncologico, in particolare siamo focalizzati su neoplasie del fegato, delle vie biliari, del colon retto, mesotelioma, testa-collo e tiroide. Anche biomarcatori di risposta, non risposta alle nuove terapie, in particolare le immunoterapie con i checkpoint inhibitor. E poi abbiamo invece nel Work Package 2 ci spostiamo sulle malattie cardiovascolari, e in particolare abbiamo dei progetti appunto che prevedono l'identificazione di nuovi biomarcatori di rischio per lo sviluppo di cardiomiopatia ritmogena in giovani adulti ed atleti, e lo sviluppo di insufficienza cardiaca e delle sue complicanze precoci e tardive. E un altro aspetto molto interessante di questo progetto, abbiamo molta attenzione al gender, quindi a capire le differenze fra sesso femminile e sesso maschile nelle singole malattie, e in particolare nel rischio cardiovascolare, appunto questo è uno dei topic. Anche l'infezione di dispositivi intracardiaci. Il Work Package 3 è dedicato allo sviluppo di strategie preventive in ambito metabolico, e in particolare tutti quei determinanti di malattia metabolica o dismetabolica, lo sviluppo anche di infertilità maschile e femminile, e anche poi praticamente di identificazione di biomarcatori di stress nei cosiddetti primi 1000 giorni di vita, quelli che vanno dal concepimento fino al compimento del secondo anno. E infine abbiamo un Work Package 4 che è un case mix appunto di casi di malattie anche rare a volte. Per esempio in questo stiamo cercando di identificare nuovi biomarcatori di esordio e progressione della fibrosi d'organo in differenti malattie fibrosanti, tutte messe a confronto addirittura prescindendo dai controlli sani, quindi malattie che fungono da controllo per altre malattie. Abbiamo non solo chiaramente una ricerca
propedeutica, ma abbiamo anche praticamente uno sviluppo tecnologico, quindi l'obiettivo finale è quello di creare degli algoritmi multiparametrici di intelligenza artificiale, questo anche in interazione con lo SPOC 2 coordinato da Stefano Diciotti, appunto per la predizione del rischio individuale di sviluppare condizioni precedentemente elencate, creazione di sistemi organo e chip innovativi, creazione di saggi prognostici innovativi in fase liquida e solida, creazione di modelli computazionali innovativi per la stratificazione del rischio individuale. Dove siamo al mese 18? Questi primi 18 mesi sono stati piuttosto faticosi, abbiamo di fatto preparato quello che succederà nei prossimi 18 mesi, quindi abbiamo incubato e speriamo che adesso tutta l'energia cinetica che abbiamo accumulato adesso veramente venga sviluppata in quest'ottica di mongolfiera che finalmente decolli, quindi abbiamo creato tutta una serie di corti multicentriche con i relativi database, abbiamo identificato già tanti biomarcatori che dovranno essere validati nei diversi contesti di stratificazione del rischio individuale. Abbiamo preparato i protocolli per gli studi osservazionali prospettici, alcuni sono già iniziati dopo opportuna autorizzazione da parte dei comitati etici territoriali. Stiamo sviluppando dei saggi prognostici, dei sistemi organo e chip e anche i modelli di predizione del rischio. È quasi conclusa l'acquisto delle grandi attrezzature che ci serviranno appunto per poi fare tutte le attività dello SPOC e abbiamo concluso i bandi a cascata per il potenziamento dell'attività di ricerca e lo sviluppo dello SPOC. Dove stiamo andando? Chiaramente dobbiamo andare verso la realizzazione delle milestone che abbiamo dichiarato, dobbiamo sviluppare appunto metodiche e modelli innovativi, quindi in particolare nuovi concetti e modelli di stratificazione del rischio dei pazienti e chiaramente stiamo cercando anche di creare nuovi network collaborativi pubblico-privati con il coinvolgimento delle imprese che infatti stanno finanziando per il secondo anno consecutivo i nostri progetti di dottorato nazionale. Un'impresa ha cofinanziato un dottorato l'anno scorso, la Diatec, quest'anno l'Angelini sta cofinanziando un'altra borsa di dottorato di medicina di precisione, quindi il coinvolgimento del privato ovviamente è fondamentale non solo in termini di piccolo budget che viene erogato, ma con la possibilità di mandare i nostri ragazzi in azienda, acquisire know-how e poi riportarlo in università e viceversa. La sfida qual è? La sfida che io vedo al mese 36, ovviamente dobbiamo fare strategie di prevenzione, quindi io immagino e voglio che avremo creato effettivamente quantomeno dei nuovi paradigmi, avremo identificato dei nuovi determinanti del rischio individuale di sviluppare malattie neoplastiche, cardiovascolari e metaboliche dalla nascita fino all'età adulta nel sesso femminile e maschile con le opportune e esistenti differenze, che avremo identificato differenze precedentemente ignote nel campo delle malattie fibrosanti che coinvolge trasversalmente ematologia, pneumologia, medicina interna, gastroenterologia e anche l'oncologia, che avremo incrementato il numero dei campioni biologici a disposizione della rete delle biobanche italiane, BBMRI. Noi stiamo creando una rete delle biobanche, come ha detto prima Laura, ma questa è all'interno di una rete esistente, quindi noi abbiamo l'ambizione che l'Italia incrementi le reti ufficiali e censite legali già esistenti, che avremo creato appunto nuovi network collaborativi pubblico-privati e che avremo fatto un sacco di formazione, cioè che avremo formato nuovi ricercatori medici e biologi che siano stati addestrati all'applicazione della medicina di precisione finalizzata alla prevenzione delle malattie. Le previsioni dopo la chiusura del progetto. Speriamo di aver creato per gli anni successivi i presupposti culturali e infrastrutturali per una piattaforma collaborativa permanente che sia dedicata allo sviluppo di nuove strategie di prevenzione, cioè che tutto questo duri nel nostro paese. Ovviamente strategie di prevenzione significa continuare a osservare queste persone per anni. Qui dovremo continuare questi studi, quindi speriamo di essere in grado di sostenerli economicamente al fine di ottenere dati a lungo termine e fare veramente nuovi protocolli di prevenzione, test di screening, misure di prevenzione che possono essere pratici e applicabili nel Servizio Sanitario Nazionale e che chiaramente continueremo a formare giovani con un'alta formazione nazionale in medicina di precisione e ovviamente speriamo anche di generare spin-off e al fine di incrementare praticamente l'impatto economico del progetto sul nostro territorio nazionale. Questa l'avete già vista tutti, ma io voglio far vedere questa qua, questa è la foto del kick-off meeting e questo è quello che permette di far funzionare questo difficilissimo progetto, cioè il fatto che siamo diventati amici, che ci piace lavorare insieme, speriamo che con questo spirito la nostra mongolfiera voli alta e lontana. Grazie.